Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel pollice alzato, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Lasciami anche un bel like, che comunque è gratis. Andiamo a sfogliare insieme Burda Style di gennaio 2026. Il primo che andiamo a guardare è il pullover incrociato, che come puoi vedere ha questo incrocio nella parte del davanti, che è numero 102, taglia dalla 36 alla 46, due palline di difficoltà, rimane corto come puoi vedere. È stato realizzato in maglia con bande appunto diagonali incrociate e lo puoi indossare come in questo caso sopra una camicia, ma anche sopra una maglia, sia a collo diciamo semplice oppure a collo alto se magari c'è freddo. Mi raccomando, devi utilizzare dei tessuti in questo caso che sono elasticizzati. Poi invece abbiamo un robe manteau che è il numero 112, lo vediamo nel dettaglio. Ti faccio vedere anche il figurino, è il numero 112, taglia dalla 34 alla 44 e ha due palline di difficoltà. Un abito è questo modello che è di questo colore blu bellissimo, ampie maniche raglan, gonna a trapezio e cintura inserita in evidenza. Pantaloni larghi sono il numero 111, taglia dalla 36 alla 46, ha 3 palline di difficoltà, quindi sono un po' difficili da realizzare. Come puoi vedere sono molto ampi al fondo, rimangono veramente, non sono proprio a zampa d'elefante, sono proprio larghi, partono invece dalla vita che rimane più stretta e sono larghi e sono stati realizzati in denim. Vi faccio vedere il figurino. Qui abbiamo questa bellissima gonna, faccio vedere il figurino. Da qui si può vedere che è una gonna bull. È una gonna che è la numero 107, taglia dalla 36 alla 48, a due palline di difficoltà, dalla linea che si stringe all'orlo grazie a numerose pence che si trovano nella parte del davanti. Come puoi vedere poi ha uno spacco nella parte del davanti. Qui invece abbiamo un abito favoloso, lo vediamo qua, molto classico. Questo è il figurino, l'abito che rimane come puoi vedere svasato, a maniche lunghe, il 104, dalla 34 alla 46 a due pallini di difficoltà, eccolo qua in questo colore magnifico, ed è stato realizzato in jersey, quindi mi raccomando in un tessuto elasticizzato. Quindi prendi tutte le accortezze che servono in questo caso. Qui abbiamo questa bellissima casacca sciancrata al numero 103, taglia dalla 36 alla 48, a due pallini su 4 di difficoltà. Come puoi vedere è minimalista, ha lo scollo a V come puoi vedere e le maniche molto ampie. Le stoffe consigliate sono il jersey punto Milano. Ed ecco qua il figurino. Qui abbiamo una camicia veramente molto scenosa, molto sciccosa, che è la blusa doppio petto 110, taglia dalla 36 alla 44, ha 3 stelli, 3 palline di difficoltà. Questo è il figurino, come puoi vedere, vedi? Tessuti accessori, misto viscosa, e ha questi bottoni automatici nella parte del davanti e polsini tenuti da un elastico, come possiamo vedere anche qui. Qui abbiamo un bellissimo cappotto che è il numero 116, taglia dalla 36 alla 44, al 48 scusate, e ha 3 palini di difficoltà. Ed eccolo qua, lo vediamo proprio molto molto bello. Ha i bottoni tutti nella parte del davanti, ha uno scollo a V, lo vediamo qua, tutti i bottoni, è molto è lineare. Ti faccio vedere il modello, vedi? È dritto, rimane molto dritto, ma poi metterci anche una cintura in vita. Qui invece abbiamo il blouson con zip, che è il numero 114, taglia dalla 34 alla 46, ha 3 pallini di difficoltà. Andiamo a guardarlo nel dettaglio. Come puoi vedere le maniche sono molto particolari, rimangono scese, sono arricciate e sono tagliate a livello del gomito, e poi questo è stato realizzato in maglina, quindi è molto particolare, alla cerniera lampo nella parte del davanti, ed è stato realizzato in poliestere. Qui un vestito da sera veramente meraviglioso, te lo faccio vedere proprio nel dettaglio, molto molto bello. È stato firmato da questa creativa. Qua vediamo il cartamodello
l'abito da serie numero 129, taglia dalla 34 alla 44, l'unica difficoltà è che è molto difficile, quindi ha 4 palline di difficoltà monospalla, come puoi vedere, rimane più lungo nella parte del dietro, quindi ha un bello strascico, è tagliato in vita con 2 pezzi nella parte del davanti, dietro ha sicuramente la cerniera lampo, e poi qua la manica ha il polsino. Quindi questa è la parte del dietro e questa è la parte del davanti. Vediamo anche qui le particolarità dell'abito. Qui è tutta una sezione dedicata agli sci, per chi va a sciare, beati voi. Io andavo quando ero piccolina e mi manca tantissimo. Qui abbiamo il blouson imbottito, che è il numero 115, taglia dalla 34 alla 46, 3 pallini di difficoltà. Questo è il figurino ed è stato realizzato in similpelle. Rimane col collo alto, la cerniera nella parte del davanti, veramente molto bello. Qui invece abbiamo un pullover collo alto, come puoi vedere, è il numero 101, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini di difficoltà. Rimane oversize, quindi abbastanza largo, con questo tessuto con le treccine che ricorda molto la montagna ed è anche di facile realizzazione. Qui invece abbiamo questa mini gonna, che tra l'altro è una gonna che ha il tracciato in rosa, quindi è facilmente visibile tra i cartamodelli, e la numero 108. Ecco qui, la vediamo da vicino. Come puoi vedere è stato utilizzato questo tessuto con effetto metallico, tessuto elasticizzato, taglio e vistosa cerniera frontale, quindi abbiamo questa cerniera alla parte del davanti, ovviamente la possiamo mettere o non mettere, inserire o non inserire. Qui invece abbiamo la giacca a vento, che è la numero 123, taglia dalla 46 alla 56, a 3 pallini di difficoltà. Per lui una giacca trapuntata calda e trendy al tempo stesso, quindi questo è un modello finalmente maschile. Come puoi vedere è dotata di un bel cappuccio, arriva proprio a collo alto, quindi copre bene la figura e ha la cerniera a lampo nella parte del davanti. Blusa con nastro, è la numero 109, taglia dalla 36 alla 48 a 3 pallini di difficoltà. La vediamo nel dettaglio e ti faccio vedere anche il figurino. Come vedi le maniche sono molto ampie, ha la cucitura trasversale con i bottoni. Mi piacciono molto questi pantaloni, che sono pantaloni slim, quindi rimangono belli aderenti. Sono il numero 106, taglia dalla 36 alla 48 a 2 pallini di difficoltà. Un modello aderente con punto vita alto, privo di cinturino e zip nella parte del fianco e si allarga leggermente all'orlo. Maglia veramente bellissima, è la shirt aderente numero 105, taglia dalla 34 alla 46, ha 2 pallini di difficoltà. La shirt è stata realizzata in jersey lamé, che mi piace veramente tanto, soprattutto per le giornate di festa. Le stoffe consigliate sono ovviamente il jersey e questo è il modello. Qui abbiamo un altro modello da uomo, che è la giacca da uomo numero 124, taglia dalla 46 alla 56 a 3 palline di difficoltà. Taglio sportivo, la giacca è stata realizzata in velluto 1000 righe, trapuntato, e al collo alto antivento, come puoi vedere qua, la cerniera lampo nella parte del davanti, ha delle tasche laterali. Qui invece abbiamo un abito, non so se riesci a vederlo, un abito svasato numero 113, taglia dalla 36 alla 48 a 3 pallini di difficoltà, un abito che è stato realizzato in crepe, linea affusolata, che si apre nell'orlo con inserti a punta svasati. Lo vediamo anche qui. Bellissimo abito che è stato dedicato a Anne Burda, cioè colei che ha creato Burda, e vediamo questo bellissimo abito da sera numero 128, taglia dalla 34 alla 46 a 3 palline di difficoltà. Qua vediamo il figurino e abbiamo la spiegazione illustrata nelle spiegazioni, appunto nel step by step. Abito con cappuccio è il numero 122, taglia dalla 46 alla 60, 2 pallini di difficoltà, easy chic da casa. Questi sono tutti dei modelli, diciamo, da fare per stare a casa. Lo vediamo anche qui, è il numero 122, taglia dalla 46 alla 60, 2 pallini di difficoltà. Ti faccio vedere il figurino. Come puoi vedere ha il cappuccio, vedi, veramente molto molto carino, ha gli spacchi laterali, li vediamo anche qua, vedi, arrotondati, quindi per stare veramente comoda a casa. Qui abbiamo una bellissima blusa molto ampia, la numero 120, taglia dalla 46 alla 56, ha un pallino, quindi è abbastanza facile
da realizzare. Come puoi vedere le maniche sono trattenute da un elastico, te la faccio vedere anche qui e poi ti faccio vedere la shirt, il suo figurino. Qua abbiamo invece una tuta con spalline numero 117. Vedi, ha le spalline sottili, è bella larga e comoda per stare a casa ed è di semplice realizzazione. Ti faccio vedere il figurino, eccolo qui. Altro modello molto comodo per stare a casa è questo qui, il pigiama camicia, che è il numero 119 e va dalla taglia 46 alla 56, quindi è una taglia più abbinato ai pantaloni che vediamo qui. Ma li vediamo meglio qua, che sono i pantaloni con elastico numero 118, vanno dalla taglia 46 alla 56 e sono di facile realizzazione, quindi facile per chi sta imparando a cucire. Cappotto con cintura numero 121, taglia dalla 46 alla 56 a 3 palline di difficoltà. Il modello doppio uso in misto lana consistente un caldo cappotto, mentre realizzato per esempio in ciniglia o pile diventa una comoda vestaglia. Ed ecco qua il modello. Faccio vedere il modellino, eccolo qua. Questi sono modelli best of di Burda, che sono già uscite nelle precedenti numeri, ma che ripropone perché hanno avuto molto successo e sono i capi, diciamo, che sono stati scelti come i migliori. E abbiamo questa giacchina incrociata, veramente molto bellina, numero 126, taglia dal 34 al 44, un pallino di difficoltà. Andiamo a vedere il modello, vedi? È tenuta da un fiocchetto lateralmente, ha un bello scollo a V perché forma appunto l'incrocio, e le maniche, come puoi vedere, sono maniche scese, vedi? Rimangono scese e sono ampie. Altro modello, questo pull con tasca a marsupio, modello facile, va dalla 34 alla 44, infatti ha un pallino solo di difficoltà. Gli inserti sotto manica che scendono fino ai fianchi offrono un plus di visibilità. Vediamo nel dettaglio e ti faccio vedere anche il figurino. Qui abbiamo una maglia che mi sembra di avere già visto in un precedente numero e infatti mi piace moltissimo. Come puoi vedere, qua magari non si vede molto bene, si vede meglio nel figurino. Vedi che lo scollo è quadrato poi alla fine, con scollo quadrato 127, taglia 34-44 ed è facile, vedi? Ha un pallino di difficoltà, quindi è super facile anche perché stai iniziando a cucire. Mi raccomando, per cucire devi sempre utilizzare dei tessuti elasticizzati. Di gennaio 2026, fammi sapere se ti è piaciuto, se lo comprerai, lo trovi comunque in edicola, quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più. Ti faccio una bella carrellata dei modelli che comunque abbiamo visto passo passo e scrivimi nei commenti quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più e se comprerai la rivista. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!